Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Acquario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di maggio 2023 e abbiamo la carta della luna, amici dell'Acquario. Quando c'è la carta della luna si parla sempre di emozioni che ritornano a galla, normalmente non sono mai emozioni troppo felici, ma tendono a essere emozioni come nostalgia, magari per qualcuno si tratta di qualche paura, o potrebbe anche trattarsi di qualche situazione che comunque si ripresenta dopo tanto tempo. Per qualcuno potrebbe anche fare riferimento ad una persona che potrebbe riapparire dopo tempo, ma lo andiamo a vedere subito con i tarocchi. Intanto io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il messaggio potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di questi oroscopi. È proprio una guida, ragazzi, vi parla di ascendenti, vi parla di linee di tempo, guardatelo il video perché è interessante. Avete poi anche sempre nella descrizione il video che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione riservata agli abbonati, quindi vi spiega tutti i video di crescita spirituale che sto pubblicando e troverete anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Dunque, partiamo con un 3 di spade, un re di bastoni, la carta dell'appeso al contrario che non è male, un 2 di spade, un cavaliere di spade, un 2 di denari, cavaliere di denari e un 6 di bastoni. Bene ragazzi, 3 di spade, forse ho detto 2 di spade prima, un 3 di spade. Devo dire che ci sono varie spade. Effettivamente, vedendo anche la carta della luna, è un periodo di emozioni un po', come vi posso dire, tese, diciamo così. Il 3 di spade normalmente parla di una sofferenza, di una ferita che è ancora aperta, di qualche questione che in qualche modo vi fa ancora piangere, vi ferisce ancora, è ancora viva, questa sofferenza. Il re di bastoni potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, potrebbe rappresentare la vostra energia, dipende dalla realtà di ognuno, o potrebbe anche essere scusate, o potrebbe anche essere un'energia, questo lo andiamo a vedere dopo con i mini tarocchi. La carta dell'appeso mi dice che, ragazzi, avete voglia di cambiare un certo tipo di situazione e lo sento collegato con questo 3 di spade, ok? Io ho la sensazione, vedendo anche questo 2 di spade, che c'è una scelta, una qualche situazione dove bisogna, diciamo, andare un pochettino più a fondo, è come se doveste prendere in mano le redini della situazione, probabilmente nei riguardi di questo re di bastoni o nei riguardi proprio della vostra vita, di quello che è il modo di gestire magari la vostra vita, le vostre scelte, il vostro potere personale in generale, le vostre energie, le vostre risorse. La carta dell'appeso al contrario, allora ho come la sensazione che, essendo dei sentimenti, delle emozioni anche un po' cupe che ritornano dal passato, qui c'è un lavoro da fare per quello che riguarda il perdono. Potrebbe essere il perdono di voi stessi o il perdono di questa persona. Sta di fatto che passando attraverso questa fase riuscirete ad uscire da questo 2 di spade, da questa sorta di indecisione. Anche un po' di nebbia mi viene da dire, perché nei mazzi tradizionali il 2 di spade è rappresentato come una fanciulla bendata, quindi è un po' come se non si vedesse, se si dovesse, diciamo, guardare bene dentro. Quando normalmente ci sono figure con gli occhi chiusi è perché fa riferimento al guardarsi dentro. Andiamo poi avanti con un cavaliere di spade, il 2 di pentacoli e un altro cavaliere di denari, ma li guardiamo dopo direttamente con i mini tarocchi. Adesso andiamo a spiegare carta per carta. Andiamo a vedere il 3 di spade, a cosa fa riferimento.
9 di bastoni e re di spade. Sì, ragazzi, potrebbero essere la stessa persona, questo re di spade e questo re di bastoni. Io ho come la sensazione che questa sofferenza che vi trascinate, sento, in realtà è una cosa che è presente da tempo, può essere dovuta a questo 9 di bastoni, quindi al fatto che sentiate di dovervi difendere da qualcuno, potrebbe essere appunto il re di bastoni, che per qualcuno essendo un re, adesso dipende dall'età che avete, però per qualcuno potrebbe essere la persona di interesse, per qualcun altro potrebbe anche essere un padre. O anche le due persone, cioè magari avete una situazione così, diciamo, costringente, costringente perché vi dovete difendere, ok? Quindi siete costretti a difendervi, siete costretti a mantenere alte le vostre barriere. Sento che molte persone arrivano da una situazione abbastanza drenante. Andiamo a vedere il re di bastoni. Sole al contrario e 6 di spade. Allora, se fosse una figura genitoriale, ragazzi, ho come l'idea che stare vicino a questa persona, va bene, ma vale anche se fosse il vostro partner. Ho come la sensazione che stare vicino a questa persona non vi permetta di esprimere voi stessi, o perlomeno, diciamo, la presenza di questa persona riduce la vostra espressione personale, la vostra espansione. E con questo 6 di spade c'è un po' anche la necessità di lasciarsi indietro quelle idee un po' romantiche del passato. Romantiche non intendo relazioni romantiche, ma quando qualcuno romanticizza una situazione. Tenete presente che la luna è un po' collegata anche a tutto quello che è la sfera femminile e quando diciamo la sfera femminile è in ombra, si parla anche di un'eccessiva romanticizzazione delle situazioni o delle persone. E il 6 di spade può essere un invito a lasciarvi indietro appunto certe ingenuità, mi viene da dire. Andiamo a vedere l'appeso. Abbiamo un fante di bastoni e il mago al contrario. Io sento che voi avete tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, ma in qualche modo non agite, perché il mago è al contrario. Ed è momento di sbloccare questo tipo di situazione, è momento di uscire dall'indecisione. Andiamo a vedere il 2 di spade. 5 di bastoni, asso di denari e il mondo. Allora, qui potrebbero anche esserci delle influenze esterne che vi riempiono un po' la testa, diciamo così. Per qualcuno potrebbero essere dei figli che magari, insomma, abbiano un peso sul tipo di decisione che dovete prendere qua con questo 2 di spade. Ragazzi, per qualcuno potrebbe anche essere un amico dal quale vi dovete allontanare o che comunque non crea una buona relazione in equilibrio. Perché qui appunto con questo 5 di bastoni è come la sensazione che ci sia qualcuno che vi distragga dal vostro obiettivo. Difatti anche questo asso, sia il mago che un 1 e anche l'asso di pentacoli sono al contrario, è proprio come se ci fosse l'esigenza, il bisogno di chiudere un ciclo con questo mondo e aprire un ciclo nuovo con questo asso di pentacoli, ma un po' come se vi mancasse la decisione, vi sentite bloccati, ma non sapete bene da che parte andare per sbloccare la questione. E vedendo questo cavaliere di spade, ragazzi, ci sono due cavalieri, quindi potrebbero essere due persone che si presentano nella seconda parte di maggio. Potrebbero essere uno una energia e l'altro una persona. Andiamo a vedere.
Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. Guardate, Cavaliere, Cavaliere, 2 di Pentacoli. Secondo me sono due persone diverse e voi siete, diciamo, in mezzo, perché anche qui ho 2 re. Sì, per qualcuno potrebbe proprio essere il ritorno di un ex che magari porta un po' di scompiglio nella vostra relazione attuale, diciamo così. Potrebbe anche essere un ex che, insomma, vi ha fatto vedere ve ne ha fatte vedere, insomma, di colorate, ecco. Andiamo a vedere questo Cavaliere di Spade, così riesco a dirvi qualche cosa di più preciso. La la. Abbiamo una regina di coppe, il diavolo, il 7 di coppe, scusate, un cavaliere di coppe, un altro cavaliere. Allora, chiunque sia questa persona, perché sento che è una persona, non è tanto un atteggiamento, è una persona che potrebbe entrare o potrebbe appunto rifarsi viva dopo un tempo, però fate attenzione perché con tutte queste carte al contrario è come se arrivasse e pensasse di avere diritto, qualche tipo di diritto con voi. Il diavolo al contrario molte volte parla di condizionamenti mentali che un po' vedevamo già qui, quindi se già voi non avete un'idea chiara, fate attenzione a non farvi manipolare troppo dalle false illusioni, perché qui abbiamo questo 7 di coppe. E sinceramente tra la regina di coppe e la luna anche voi a livello emotivo sarete abbastanza saliscendi. Ecco, quando siete in quei momenti o di particolare up emotivo dove siete a 1000 oppure di un down particolarmente pesante, cercate di non prendere decisioni, ok? Perché è il momento più sbagliato, non c'è la razionalità in quel momento lì. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. 10 di pentacoli. E 8 di bastoni. Voglio andare a vedere anche questo cavaliere di denari. Regina di bastoni e 8 di spade. Interessante. Scusate, è una regina di pentacoli. Perché ha la scopa e sembra sempre un bastone. Invece è una regina di pentacoli. Si vede male, ma è qua il pentacolo. Allora, devo dire che sarete tentati per bene nella seconda parte di maggio. Ragazzi, ripeto, potrebbe essere una persona, potrebbero essere due, potrebbe essere che siate di fronte ad una scelta. In qualche caso sarà una persona che torna dal passato e che mina la vostra relazione attuale. Sta di fatto che sarete, come dire, impegnati nel gestire la o le situazioni. Con questo 8 di bastoni, ho come la sensazione che sia meglio tenere certe verità per voi in questo momento. Tenete presente che avete la luna parla di proiezioni ma parla anche di realtà che si vedono a metà, ok? Normalmente quando si vede la luna è illuminata in parte e l'altra parte è buia ed è per quello che si fa riferimento alle proiezioni e alla realtà illusoria, perché si ha l'illusione di un certo tipo di realtà, nella pratica la parte dietro della luna, che sarebbe l'altra metà della realtà, non si vede. Quindi anche qui, con questo cavaliere di pentacoli, sento un po' che avete bisogno di costruire piano piano quello che è la fiducia nell'altra persona, quello che è la relazione proprio in sé, perché guardate che alla fine avete comunque un 6 di bastoni, che è una carta di successo, è una carta di vittoria, è una carta di riconoscimento. E qui sento che siete più voi che siete preoccupati per come potrebbero andare le cose. Però in realtà avete l'8 di spade, quindi è la vostra attitudine mentale che inquina e fa venire fuori queste emozioni di preoccupazione, di paura, di timore, perché appunto anche qui col 2 di spade, come vi dicevo all'inizio, normalmente viene rappresentato come una figura bendata, anche qui c'è la benda, è come se ci fosse qualche cosa che non si vede, le proiezioni della luna. Però fondamentalmente si tratta di fare un passo alla volta, senza farvi prendere dalle paure, senza farvi prendere dalle ansie. E vedrete che raggiungerete i vostri obiettivi.
Nel caso, ragazzi, si avvicinasse appunto questa persona del passato e vi facesse un'offerta che a voi non convince tanto, perché comunque qui c'è il diavolo e c'è anche un bel cavaliere di coppe, quindi è un po' come se qualcuno venisse realmente, anche piuttosto, in modo piuttosto invadente, a palesare la sua presenza. Però ecco, diciamo, nella seconda parte del mese non dite niente, cercate più che tutto di osservare come vanno le cose e poi prendete le vostre decisioni, cercate di capire come costruire una relazione stabile, solida, concreta e soprattutto cercate di capire se la persona vi ispira oppure no. Tenete presente che qui molte persone hanno famiglia, perché c'è un 10 di pentacoli, quindi qui si tratta di gestire più cose anche a livello familiare. E sì, il consiglio delle carte è di non farvi prendere dal panico, dall'ansia, e di fare un passo alla volta con questo cavaliere di denari. Andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere che cos'altro vi vogliono dire. Ok, wow, carta numero 30, che è una bellissima carta. Allora, innanzitutto vi ricorda, vi esorta a rimanere sulla vibrazione della gratitudine. Quando si emana un certo tipo di vibrazione all'universo, quindi ipotesi, sono grata dei fiori che ho ricevuto oggi, vi faccio un esempio, come un altro. Ehm, io sono grata di quello che ho ricevuto, emano questa vibrazione pensando a quello che ho ricevuto. Quindi l'universo di tutta risposta mi manderà la stessa vibrazione, quindi è molto facile che io riceva di nuovo dei fiori. Ed è un po' quello che vi dice questa carta, di rimanere appunto sulla vibrazione della gratitudine. E un'altra cosa è che se ci fate caso la farfalla, che comunque ha un peso veramente piccolissimo, è più pesante sulla bilancia rispetto al denaro. È un po' come se vi dicessero di apprezzare di più quella che è la libertà dell'anima piuttosto che le questioni materiali della vita. Mm? Wow! E poi abbiamo questa carta che parla sì, del raggiungimento di risultati, di traguardi, completamento parla. Mm? Quindi ragazzi, qui avete anche il 6 di bastoni, che è una carta di successo, quindi sì, che arriva quel riconoscimento, quel risultato, quell'obiettivo a cui state aspirando. Cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Se comunque la lettura vi è servita per orientarvi nel prossimo periodo, potete sempre mettere like, potete iscrivervi, condividere, potete lasciare una donazione, potete abbonarvi al canale. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale e che continuano a farlo. Io vi ringrazio anche di essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!